Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di luglio 2023. Wow, abbiamo due carte, amici del Toro. La torre e il diavolo. Non male. Periodo intenso a livello affettivo, quello della prima parte di luglio 2023. E sono due carte molto collegate, una carta numero 15, il diavolo rappresenta le tentazioni, rappresenta l'ego, rappresenta il potere mentale, mentre la torre è proprio il crollo di tutto questo, il crollo dell'ego, il crollo di certezze. Andiamo a vedere, perché il diavolo rappresenta anche dei condizionamenti, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida che spiega proprio come fare e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora, andiamo un pochettino a vedere per la prima parte di luglio. Allora ragazzi, iniziamo con un re di pentacoli, la carta della stella, un altro re, un re di bastoni, fante di coppe, abbiamo la stella, interessante, scusate, la luna e qua abbiamo la stella. Volevo dire interessante perché abbiamo sia la luna che la stella. Abbiamo il papa e il due di coppe. Guardate, in realtà vedendole così di primo acchito non le vedo così brutte come sembrerebbe all'inizio. Adesso andiamo a scavare piano piano. Allora, partiamo da questo re di pentacoli. Ci sono due figure innanzitutto. Questi due re possono rappresentare sia una persona fisica che un'energia, un'attitudine. Nel caso fosse una persona fisica, potrebbe rappresentare un padre, potrebbe rappresentare il vostro partner. Se fosse un'attitudine, direi che si parte da un punto di stabilità, di abbondanza, di concretezza anche. Abbiamo poi però la stella al contrario e qui ho come la sensazione che manchi un certo tipo di speranza, magari per raggiungere questo re di bastoni. Quando c'è la carta della stella parla anche di qualche cosa che non viene visto, che non viene captato. Abbiamo poi questo fante di coppe. Il fante di coppe normalmente è un'energia molto entusiasta, giovanile, è un'energia piena di idee, ma è anche una di quelle energie che si emozionano facilmente, diciamo così. È un po' la carta dell'innamoramento o dell'innamorato romantico, di quelle persone che si innamorano subito. Credo che vi manchi un po' di apertura di cuore vedendo queste due carte qui. Non tanto perché magari non siate disposti, ma perché appunto, essendoci tutto questo condizionamento, questo restyling, probabilmente avete parecchi alti e bassi motivi. Anche se vi devo dire che sono più alti che bassi, vedendo le carte. La luna, il papa e il due di coppe li andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Andiamo a vedere adesso il re di pentacoli, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo l'eremita al contrario,
e il mago. Allora, qui probabilmente non siete più in quella fase di solitudine di cui ci parla l'eremita, perché avete, come dire, iniziato a muovervi con questo mago verso il vostro futuro, verso quello che voi volete manifestare. Vi dico, potrebbe anche essere un padre o comunque una persona vicino a voi, magari a livello di amicizia, se non fosse qualche cosa a livello romantico. Andiamo a vedere la stella. Matto al contrario e cavaliere di bastoni. Allora, partiamo dal presupposto che sono due semi di bastoni, quindi potrebbero rappresentare la stessa energia, però qui avendo anche il matto al contrario, manca proprio un po' nella prima parte di luglio la speranza, la fiducia, magari nel fatto che l'altra persona possa fare un movimento, magari sul fatto che si possa creare un qualche cosa di stabile e di duraturo. Datemi un'altra carta per l'eremita, per piacere. Il sole. Mm. Sì, ha a che vedere con la vostra espansione personale, ragazzi. Per qualcuno si tratta di essere appena diventato padre o capo di famiglia, come se ci fosse una nuova responsabilità. Però qualche cosa qua mi dice che è come se non aveste fiducia. Guardate, un'altra chiave di lettura per questo gruppo di carte è che siete voi con i vostri figli e siete nel pieno potere di creare la vita che voi volete. Avete la carta del mago, è come se ci fosse un nuovo inizio qui. Andiamo a vedere questo re di bastoni. Asso di coppe e papa. Penso ragazzi che qui ci sia la voglia di ufficializzare una relazione, di essere riconosciuti, di portare alla luce questa storia, questa relazione, questa passione. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario, la carta della sacerdotessa al contrario e un cavaliere di coppe, due cavalieri, tre con questo. Ho come la sensazione che stiate aspettando un movimento specifico da parte dell'altra persona. Allora, se siete già in una relazione, potrebbe essere la proposta di matrimonio, perché qui abbiamo Papa e Cavaliere di Coppe. Potrebbe essere la proposta di andare a vivere insieme. Potrebbe essere, se siete già per esempio in coppia, vivete già insieme, la proposta di allargare la famiglia. È come se ci fosse la volontà di andare oltre, ma non avete le speranze per poterlo fare. L'idea c'è, ma manca l'input, manca la fiducia. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo un 8 di coppe e la carta della giustizia. Allora, potrebbe essere che vi dovete allontanare da qualche situazione o persona del passato
o giustamente essendoci la luna la giustizia, potrebbe essere, ragazzi, che ci sia qualcosa da regolarizzare con questioni passate. La carta della giustizia è sempre una carta che taglia qualche cosa per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Però fate attenzione perché avete la luna parla di proiezioni, è vero anche che parla di sogni, eh? Però essendoci anche un 8 di coppe che vi parla di cercare quello di cui si tratta, cioè è come se vi dicesse ok, scavate dentro, cos'è che vi fa paura, cos'è che vi fa scaturire quelle emozioni di tristezza piuttosto che di nostalgia, e c'è qualche cosa qui che è da tagliare. Allora, se per caso ci sono delle questioni burocratiche che si trascinano da lungo tempo, ragazzi, nella prima parte di luglio potrebbero arrivare a compimento, perché qui abbiamo due carte di contratti, ok? Il Papa c'è, arriva. Andiamo a vederlo. Oh, avete tutti e quattro i cavaliere, ragazzi. È uscito l'ultimo cavaliere, quello di Pentacoli. Allora abbiamo Cavaliere di Pentacoli al contrario e 6 di bastoni, che ha un po' le stesse energie di riconoscimento del Papa, secondo me. Io credo che quando arriverà questa giustizia divina, ragazzi, che porterà, regolarizzerà una questione, una situazione, qui arriveremo al portare alla luce questa relazione, quello che magari è il vostro desiderio di allargare la famiglia piuttosto che di andare a vivere insieme o di sposarvi. Diciamo che qui è un inizio di un movimento verso quello che voi vorreste, ma è come se non ci credeste neanche voi all'inizio di luglio. Poi nella seconda parte è come se fosse stimolata una sorta di ricerca interna da parte vostra, vuoi anche perché con la giustizia ritornano in equilibrio in modo naturale certe cose, ma nella seconda parte di luglio sento che arriverà quel riconoscimento che voi stavate aspettando, quell'ufficializzazione. Anche quella festa potrebbe essere, eh? E guardate come terminiamo con un 2 di coppe. Abbiamo un 6 di coppe e un 7 di spade. Attenzione di nuovo, la luna qua, alle proiezioni. Tenete presente che avendo il 6 di coppe e il fante di coppe, se per voi fosse una persona che ritorna dal passato, fate attenzione perché ci potrebbero essere delle ingenuità. Ok, c'è anche un 7 di spade, parla appunto di proiezioni, quindi cercate di lavorare su quello che è la vostra idea di amore, un po' troppo romantica probabilmente. Però ragazzi, a parte questo, abbiamo un 2 di coppia alla fine. C'è un nuovo tipo di legame dalla metà di luglio in poi. Se non avete nessuno, e direi che ci sono varie figure che vi girano intorno, ho come la sensazione che voi abbiate ben in testa questo re di bastoni e alla fine riuscirete ad avvicinarvi a questo re di bastoni. L'unica cosa che vi posso dire con questo set di spade e eventualmente con la carta della giustizia, però fate attenzione a quelli che potrebbero essere i condizionamenti, ragazzi. Andiamo a vedere una frase su cui meditare, uno spunto di riflessione. Perché mi è difficile essere felice? Wow! Ragazzi, questa carta è per chi, diciamo, trova sempre un motivo. Sapete, ci sono quelle persone che dicono è troppo bello per essere vero, è impossibile che fili tutto liscio, prima o poi succede qualcosa. Ok, tipo perché non riuscite a godervi quel momento di felicità senza pensare che sia troppo bello per essere vero? Scusate. Scusate. Ok. Allora, andiamo a vedere ancora
un oracolo per terminare la lettura. Carta numero 13, confusione. E qui parla di più scelte e di insicurezza. In effetti, ragazzi, avete 2 re e ben 4 cavalieri. Secondo me, se siete single, le occasioni non mancheranno. Ci sarà qualcuno che vi solleticherà di più, qualcuno che vi solleticherà di meno, un cavaliere di bastoni che vi ispirerà poca fiducia, però alla fine si tratta di seguire il cuore. Fate attenzione ai condizionamenti mentali e anche un po' a quello che date per scontato, perché quando arriva la torre è sempre la caduta di certe certezze. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. A me piace sempre leggere i vostri commenti. E se poi volete sostenere in modo attivo il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. L'abbonamento è suddiviso in 2 fasce. La prima fascia, che è quella più bassa, è semplicemente per sostenere il canale. La fascia di abbonamento più alta è quella che vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Giusto perché, diciamo, sia comprensibile la differenza tra i 2 percorsi che sto proponendo, il percorso individuale, quello basato sulle credenze, è cucito sulla persona ed è una parte di tutto quello che vado piano piano a trattare nei video di crescita spirituale. Questo perché abbiate solo un'idea. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!